Bentornati a tutti in questo nuovo video. Oggi l'entusiasmo è alle stelle. Allora, abbiamo deciso che facciamo il cruscotto, quindi tagliamo la testa al toro e partiremo da qui e costruiremo il resto di conseguenza, perché abbiamo troppe variabili in gioco e è meglio dare una costante che sarà il cruscotto e poi costruiamo il resto, così se no non ne veniamo più fuori qua. Quindi, presa questa estrema decisione, partiremo con aprire questo scatolato, che nello specifico è questo, ok? Quindi partiremo tagliando da qui fino probabilmente fino a qui. Lo svuoteremo tutto quanto da questo lamierato per accedere alle cerniere. Perché questo? Vogliamo installare un profilato 5x5 subito dietro le cerniere, qui saldato dall'interno, perché con il peso della portiera e il fatto che abbiamo svuotato praticamente tutto quanto per recuperare spazio all'interno, abbiamo paura che poi tutta questa sezione qui vada un po' a cedere, quindi la rinforziamo dall'interno di modo da sostenere il peso della portiera. Tenete conto che una portiera come quella che c'è là dietro, che abbiamo smontato, pesa più o meno tra gli 80 e i 100 kg. È un'approssimazione abbastanza giusta perché l'abbiamo sollevata in 3 quando l'abbiamo spostata, e quindi abbiamo paura che ci ceda tutto. Fatto quello, faremo dei piantoni da qui fino a qui sotto, ok? Che vadano a appoggiarsi qui e qui. Questa qua è la piastra esterna, ok? E ne faremo, non so, 4, 6, adesso vediamo un po'. Fatto quello, monteremo un altro 5x5 qui davanti e costruiremo una struttura del cruscotto. Probabilmente faremo una gamba qui, verificheremo le misure con il resto, se si sa fare qualche accorgimento lo facciamo soltanto su 2, o comunque al massimo saranno 2 da sostituire se non dovesse andare bene l'idea di base. Dopo questa prima anticipazione si può partire. Allora, come potete vedere è stato pulito tutto qui, ok? Vediamo, siamo un po' poco a favore di fuoco, ok? È tutto pulito, praticamente andremo a tagliarla, penso qui, finirà qui sotto. Poi non so se la taglieremo qui o qui. Comunque magari partiamo a tagliarla qui, così qua siamo sempre in tempo a tagliarla. Poi, quindi pulito di lì, mi sono spostato di qua, ok? Ho pulito fuori un po' di schifo che c'era qui dietro. Adesso con questo ho cercato di capire se qui dietro ci fosse aria o se era stato saldato. In realtà la lama arriva fino a un certo punto e vedete non va più avanti, quindi probabilmente questo ferro è appoggiato a questo qui, ma secondo me non è saldato, quindi potremmo fare vediamo, un taglio qui, un taglio magari zona qui e rimuovere tutta questa porzione. Serve rimuoverla perché allora con questo pezzo di ferro, ok, vedete, allora noi il 5x5 lo appoggeremo come questo piatto qui. Salendo vedete che andiamo a sbattere contro questo ferro qui, più nello specifico a questo, però anche questo qui non è bello, lo voglio tirare via, mi dà fastidio, mi urta il fatto che sia montato, e andiamo praticamente a finire con questo spigolo proprio qui. Ora questo piatto qui non è da 50, è da qualcosina meno, non ho qui 1 metro, quindi fidatevi di me che non è da 50, quindi il 5x5 salirà, si appoggerà qui, dovremo fare l'angolo in questo punto e poi scenderà a zona qua. Qui poi metteremo un altro 5x5 per dare il piano poi alla piastra, quindi questa va rimossa per forza. Però se è come penso che questo non è saldato qui, lo tagliamo qui, dai, vieni tagliamo qui e lo togliamo tutto, poi ci inventiamo qualcosa. Se la teoria è giusta si può fare anche qui, che qui dietro in teoria non è saldato, e poi dobbiamo inventarci qualcosa per togliere questa, perché questa qui è saldata qua sotto, questa qua è un po' più problematica, però al massimo togliamo tutto quanto e poi chiuderemo il buco in qualche modo. Tanto qui in teoria dovrebbero arrivare i 2 piantoni
ok? Qui e qui dalla barra d'uomi, che non so se intersecheranno con quei due lì o se li facciamo un po' più esterni. Comunque ci sarà il piantone che va davanti per il discorso sempre del trasporto e della sicurezza. Quindi non lo so, andiamo avanti in qualche modo e ci aggiorniamo quando abbiamo tagliato qualcosa. Come potete vedere è uno scempio, però a regola è molto pulito. Qui abbiamo rimosso tutta la piastra perché c'è molto più pratico. La rimetteremo, chiudiamo questo buco qua. Questo buco qua comunque ha una bella storia, prima o poi la racconteremo. Adesso stiamo incidendo questa saldatura per rimuovere l'ultima piastra, che questa qui è quella che veramente ci dà fastidio. Lì daremo una pulita grossolana e rimarrà lì così molto probabilmente. Fatto quello, poi iniziamo a pulire di lì e iniziamo a costruire qualcosa veramente, perché fino adesso fuori che demolire non abbiamo fatto, però a regola ce la siamo cavata con poco. Va bene, dai, adesso togliamo gli ultimi due pezzettini, puliamo i laterali e poi iniziamo a costruire questo montante e gli altri in mezzo. Allora, è tutto pulito finalmente, dal principio fino alla fine, ottimo. Il buco è ancora lì. Adesso iniziamo a per fuori uno dei due scatolati e vediamo cosa c'è dietro, perché probabilmente dovremmo salire fino a, penso, zona qui, e da qui poi dovremmo andare a intersecarci con le piantane, quelle che andremo a costruire qua. Dobbiamo vedere quanto possiamo salire. Con più riusciamo a salire, con più siamo soddisfatti. Avete notato anche che finalmente abbiamo spostato i cavi dal mezzo a questo gran macello, quindi procediamo, tagliamo tutto quanto e poi magari gli diamo anche una soffiatina, dai. Allora, è ovvio che abbiamo aperto lo scatolato, quindi dall'interno si presenta in quella maniera lì. Abbiamo tolto tutta la piastra interna, pulito, qui si può vedere che abbiamo pulito e abbiamo praticamente aperto queste casettine per poter installare praticamente, vediamo se sì, c'è il video di qui, per installare questi. Praticamente questa faccia qui è quella che darà verso le cerniere, quindi qui ci sarà la prima cerniera e qui la seconda. Di conseguenza poi siamo dovuti andare verso l'interno della macchina e tornare praticamente indietro verso di me. Questo perché, ricapitolando, allora siamo appoggiati qui, saliamo fino a qui, veniamo in fuori e torniamo indietro. Torniamo indietro perché qui metteremo un 5x5 che sale fino ad andare qui sotto. Quindi facendo così rendiamo tutta questa parte qui, tutta questa un tutt'uno. Noi poi andremo a saldare su quel ferro che vi ho fatto vedere adesso, qui sotto, qui e qui. Richiuderemo le sue piastre, vabbè, ovviamente lo salderemo anche qui, l'abbiamo aperto apposta. Risalderemo sulla carrozzeria originale e avremo praticamente questa parte qui che sarà di nuovo in grado di sostenere il peso delle portiere, perché probabilmente verranno più pesanti di quelle che abbiamo fatto, che abbiamo usato fino adesso, quindi era una cosa da fare. Quindi partiremo con la prima piantana da qui fino a qua sotto e poi aggiungeremo, vabbè, ovviamente faremo la prima come misura e poi metteremo il primo piantone orizzontale da cui costruiremo poi le gambe del cruscotto. Quindi era indispensabile fare questa parte qui prima per avere i riferimenti soprattutto. Poi mano a mano che andiamo avanti a costruire si capirà meglio. Quindi adesso partiremo posizionando i ferri all'interno, gli diamo una puntata qui, una qui. Monteremo provvisorio questo pezzo che fa la L, la piantana verticale. Se gli squadri e le misure torneranno tutte quante, una puntata più
diciamo decisa, smontiamo tutto, lo saldiamo e lo montiamo dentro definitivo, così poi potremo andare avanti con tutto il resto. Poi la parte lì dobbiamo un attimo vedere, perché volante, freno a mano, cambio, tutto quanto, dobbiamo decidere cosa fare. E vi anticipo che il volante sarà interessante, perché questa volta qui lo faremo elettrico. Quindi finiamo di tagliare l'ultima casettina lì, puntiamo tutto e ci rivediamo dopo. Allora, abbiamo appoggiato qua i ferri e, contrariamente a quanto avevo detto, non li puntiamo adesso perché dobbiamo vedere con il volante. Per vedere il volante ci serve il sistema elettrico che vi ho detto prima, che affronteremo, non lo so, lo affronteremo. Là c'è l'altro suo fratello montato. E praticamente dobbiamo montare quella piastra lì, come questa, per poter fare il primo piantone. E siccome è tardi, siccome siamo un po' stanchi, la piantiamo qui per oggi, perché tanto non ci cambia la vita, quindi farlo non avendo tanta voglia o stimolo è meglio non fare niente prima di fare stupidate. Così dedicheremo tutta la prossima puntata solo al cruscotto. Il cruscotto è il sistema per girare le ruote, che poi vi faremo vedere, che verrà fatto in 2 parti probabilmente, e praticamente seguiremo solo la parte del cruscotto qua, così abbiamo un po' finito la parte di pulizia. Infatti potremmo quasi mettere dentro nella playlist di demolition la giornata di oggi, abbiamo finito di demolirla praticamente, non è rimasto più niente. E niente, dai, quindi la tagliamo qui per oggi e ci vediamo alla prossima puntata. Vi ringrazio come al solito tutti quanti per il vostro grande supporto che ci date, e niente, dai, ciao a tutti.